Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per parlarvi del nuovo modello della Insta360, la X5. Qui tra le mie mani potete vedere la X4, un modello precedente. E oggi sono qui per racchiudervi in un video le differenze principali che ci sono tra questo modello e il modello nuovo, la X5. Se sentite un fruscio nell'audio è perché qua sotto ho un fiume, sicuramente dovreste sentirlo meno perché ho attivato sul microfono la modalità per la riduzione del rumore. Poi a fine video vi faccio sentire come si sentiva senza questa modalità attiva e sotto al video vi lascio anche il link a questo microfono, magari può interessarvi se volete registrare video in mezzo al casino cittadino, appunto vicino a un fiume o magari in qualche convention nella quale di solito c'è sempre musica e rumore di fondo. Ho qui con me in mano il mio telefono perché ho tirato giù qualche punto principale per non andare a dimenticarmi nulla di quello che volevo dire. Ovviamente prima di andare a fare questo video mi sono studiato bene le differenze tra il modello precedente e quello nuovo, mi sono andato a vedere i vari video che trovate già nel web, anche se la videocamera è stata rilasciata da un paio di giorni. Ovviamente molti creator, i più importanti, l'hanno avuto in anteprima per poter andare a testare le nuove modalità, a farci dei video appunto dedicati. Io qua voglio riassumere un po' quello che è stato detto, farvi vedere i punti migliori di questa nuova action cam, ma soprattutto andare a vedere se ne vale veramente la pena passare dal modello precedente X4 al modello nuovo, e vi do un'idea su quali potrebbero essere i motivi appunto per la quale voler passare al nuovo modello o restare col modello precedente. Allora inizierei dalla sezione 1, quindi qualità video e foto. La X5 registra sempre in 8K come anche la precedente X4, ma nella X5 è stato aggiunto il super sniping di 11K addirittura per rendere appunto le immagini più nitide. Un minimo di miglioramento della nitidezza nelle immagini c'è. Se siete quelle persone che vanno a vedere il pixel appunto di differenza tra una ripresa e un'altra, allora lo potrete andare a notare, ma se siete dei comuni mortali, per la maggior parte dei casi magari delle persone che vogliono iniziare a fare dei video o che già li fanno ma si fanno dei video ricordi o semplicemente dei video da mettere sui propri social network o comunque piattaforme verticali, allora in quel caso si può dire che non andrete a notare tutta questa differenza, e molte persone, fidatevi, se non hanno un'immagine a fianco all'altra non la noteranno nemmeno la differenza. È stato ingrandito il sensore, ora da 1.28, prima era da 1.2, quindi sensore più grande, ovviamente migliori dettagli, specialmente con video notturni. Poi si dice notturni, ma vi ricordo che se andate con la action cam in un bosco di notte non vedrete comunque niente o le immagini saranno comunque inutilizzabili. Sicuramente potrete andare a notare queste differenze se vi ritroverete a fare dei video magari in una città molto illuminata durante la notte, allora potreste andare a vedere appunto la differenza tra la X4 o la X5. Sicuramente nel modello X4 per andare a risolvere un po' questo problema bastava fare video in 5,7K e sistemare le impostazioni manualmente piuttosto che andarla a fare in 8K. Ora si potranno tenere anche in 8K, ma avere comunque un'immagine più pulita anche in scarsa luminosità. E in più è stata migliorata anche appunto la parte fotografica, foto sempre da 72 megapixel ma stavolta con un HDR migliorato, quindi colori più reali. Anche lì io personalmente l'action cam avrò scattato 2 foto, normalmente la uso per fare appunto video. Per scattare foto di solito vado a usare appunto uno smartphone, tutti quelli di oggi ormai fanno foto sicuramente migliori, o addirittura una macchina fotografica se allora siete dei fotografi. In quel caso difficilmente andrete ad utilizzare la action cam. Poi ovvio viene comodo, l'ho utilizzata, non dico di no, soprattutto magari per fare foto subacquee, foto in acqua dove non potete portare la videocamera o magari il telefono, ma appunto se siete appassionati anche della fotografia andate poi comunque a sistemarla in post production. Quindi devo dire che anche questa è una cosa che può tornare utile, sì, ma non vi va a risolvere la vita sicuramente. Ora voglio passare alla sezione 2, ovvero le nuove funzioni. Questa sono la parte più succosa di questa nuova X5 appunto. Hanno aggiunto l'Instaframe, potete registrare video in 360 e contemporaneamente anche in flat, 2 video in uno, e questa è una cosa veramente comoda per quei creator come me che fanno video su YouTube, quindi non i sedicesimi, ma anche video in formato verticale per i vari social network. Funzione che comunque normalmente, anche se facevate le riprese con la Insta360 X4, una volta che ci andate a collegare l'applicazione proprietaria di Insta360 tramite telefono, potete andare subito a scegliere il formato con la quale esportare il video, quindi se non in sedicesimi, in 16 noni, eccetera eccetera. Ma anche qui dovete vedere se è una cosa che ne può valer la pena appunto andare a spendere nuovamente quasi 600 euro per avere questa modalità. Altra cosa, oltre al sensore più grande che vi dà più illuminazione appunto per i video notturni per così dire, è stato aggiunto il Pure Video, ovvero modalità con intelligenza artificiale che va a migliorare ulteriormente appunto le riprese
in notturna. Altra funzione molto particolare che può tornare veramente utile è il twist shot, ovvero potrete andare a far partire e a stoppare una ripresa semplicemente muovendo il polso così, quindi facendo un colpetto così, due colpetti così o nell'altro senso, la ripresa inizierà appunto a registrare o potrete fermare la ripresa. E questa potrebbe essere una cosa veramente utile, soprattutto se magari indossate dei guanti, che siete in mezzo alla neve e non volete ogni volta tirarli via per andare a schiacciare bene il tastino. È vero, c'è anche la modalità quella che con la mano fate il gesto, parte la ripresa o si ferma. Io vi devo dire che l'ho disattivata perché è successo che involontariamente, penso facendo un gesto, salutando qualcuno o altro, mi si è bloccata la ripresa, però il fatto di poter fare un twist del selfie stick e farla partire può tornare comodo, soprattutto se vi trovate in situazioni dove appunto avete magari dei guanti, dove magari avete già allungato il bastone selfie fuori dalla cappotta della macchina, fuori dal finestrino, o in altre situazioni nella quale ogni volta dovete allungare e ritirare giù. Per esempio nelle riprese che ho fatto quando stavo cavalcando un dromedario, anche lì avrei lasciato il bastone semplicemente allungato e lì potevo far partire o stoppare a mio piacimento senza ogni volta dover tirare su e giù. C'è da dire che anche lì, come mi si è stoppata l'altra col gesto, anche qui se dati due colpetti non parte, voi pensate sia partita, magari vi perdete una ripresa. Ovviamente è sempre meglio controllare, però tante volte sotto la luce forte, anche a distanza col selfie stick allungato, magari non riuscite a vedere il timer se è partito, però lì dovete ovviamente vedere voi. La trovo sicuramente un'aggiunta molto utile. Altra cosa davvero figa per la quale farei il salto al modello successivo è che stavolta hanno aggiunto le lenti sostituibili. E voi mi direte, ma c'erano anche prima? Sì, c'erano anche prima la doppia lente sostituibile, ovvero la parte sopra. Queste intanto sono le premium che ho comprato a parte, perché in confezione con l'X4 vi arrivano delle lenti da mettere sopra, ma sono in plastica credo, quindi danno un po' più di problemi di riflesso. Queste a 30 euro per due lenti in vetro, le ho comprate a parte ovviamente sul loro sito, potrete andarla a mettere sopra così da poter proteggere la lente principale, che se questa la andate a spaccare sono cazzi, perché dovete o comprarla nuova o mandarla in sostituzione, quindi dovete spedirla, aspettare che vi torna, pagare, perché ovviamente tutto ha un prezzo. Con queste nuove lenti si potranno andare a sostituire direttamente la lente principale da solo, quindi vi arriverà in confezione anche un piccolo kit per andare appunto a staccare questa lente, per andare a sostituirla in caso di rottura o in caso che si graffi. E oltre questo hanno anche rinforzato il vetro di questa lente, non so se del 100% o addirittura del 200%, quindi è molto più difficile che si vada a rompere o che si vada a graffiare, anche se buttate l'action cam in tasca con le chiavi eccetera eccetera. Poi io consiglio sempre comunque di metterci sopra la protezione, un cappuccio, quello che è, perché ovviamente una lente si può andare a rovinare e anche un piccolo graffietto vi va a influire tanto sulle immagini. Non so come non ci abbiano pensato prima, sono passati a step, prima te la davano senza lente del rifregato, poi hanno pensato di mettere questa seconda lente protettiva e adesso invece sono andati a fare la lente che si può staccare. Vi forniscono comunque ovviamente la lente, non il premium, penso l'altro, da andare a mettere sopra. Ovviamente è consigliato utilizzarla lo stesso, dipende da quale tipo di riprese state andando a fare. Io mi sono ritrovato a fare delle riprese camminando in una foresta, in macchina o sul cammello, punti dove potevo non tenere la seconda lente. Altre riprese che ho fatto col quad o col buggy dove potevano arrivare sassi o sporcizia, allora in quel caso magari è consigliabile tenerla, perché si rischia di più di poterla andare a rompere. Ho visto dei video che fanno vedere che pure cadendo da una moto sulla strada non si è rotta, miracolo, però è sempre una lente di vetro. Però devo dire che è una cosa comoda, perché questa seconda lente dà dei problemi spesso, non sempre, ma in base a certe condizioni di luce o anche al fatto che magari non avete pulito bene la lente sopra o quella sotto, essendoci della polvere infilata dentro, vi si va a rovinare totalmente il video. Spesso magari in certe riprese girando si va a vedere il sole che colpisce la prima lente, rimbalza sulla seconda, quindi si fa un effetto rispecchio, si intravede la lente che c'è sopra andando a rovinare le immagini. O esempio, io che ho fatto i video sul buggy, era talmente tanta polvere sottile che ho fatto dell'off-road, era passata dentro alla lente, quindi ogni volta dovevo andare a tirare via questa qua, a pulire quella sotto, a pulire bene internamente anche l'altra, perché se rimanevano dei granelli di sabbia tra una e l'altra, video da buttare. Però lì ricordatevi di pulire sempre le lenti in generale di qualsiasi action cam, telefono o videocamera prima di farne un utilizzo, e ogni tanto di andare a controllare che non ci sia finito sopra una goccia o della polvere o altro, perché sennò poi andate a fare magari ore di riprese tutte inutili.
riutilizzabili. Ora passiamo alla sezione 3, batteria e resistenza. L'X5 dura di più, dicono fino a 185 minuti contro i 150 dell'X4. Anche qua, in base alle vostre impostazioni, andrà a cambiare. Se fate video in 5,7, se fate video in 8K, sicuramente andrà a influire su questo. C'è da dire che se volete fare il salto solo per questo motivo, allora vi conviene comprare delle batterie aggiuntive per la X4, che andrete sicuramente a risparmiare e più velocemente a intercambiarla uno con l'altra. Poi per la maggior parte vedo tanti creator che utilizzano la X4 o comunque la X5 solo per fare video brevi per appunto i social network o tante piccole riprese magari da aggiungere a dei video principali. Allora in quel caso vi dico la batteria vi durerà anche tutto il giorno se farete solo tante piccole riprese. Se invece, come ho fatto io sia sul buggy che sul quad, l'ho lasciata accesa ininterrottamente per 1-2 ore e mezzo o di più, allora in quel caso vi converrebbe avere delle batterie intercambiabili, anche se la nuova X5 è stata migliorata anche nella ricarica. Hanno aggiunto una ricarica veloce, quindi in 20 minuti si potrà caricare fino all'80% della batteria. Questa è una cosa veramente figa, perché appunto mi è successo che dopo aver fatto un paio d'ore di ripresa avevo la batteria quasi a terra, di averla buttata nello zaino col power bank mentre aspettavo quel tot di minuti prima di ritornare in sella appunto al buggy. Se ricaricate ho potuto riutilizzarla. Sicuramente con una ricarica veloce in questi casi avrete molta più batteria. Infatti a me è successo poi sul buggy che l'ho caricata per poco tempo e a metà ripresa nel ritorno mi si è spenta, così perdendo molte immagini significativamente belle, e infatti mi è rimasta un po' lì. Ora arriviamo alla sezione 4, prezzo e conclusioni. Allora, come detto, ora la X4 la potete trovare anche sotto i 500 euro, spesso ci sono un sacco di promozioni, le differenze sono veramente minime, però ovvio che se avete magari un X3 e volete fare un salto perché comunque la utilizzate tanto, allora vi conviene fare questo salto generazionale e prendere il modello nuovo. Se avete un X4 e non siete dei super patiti, quindi volete l'ultimo modello, o siete quelli che guardano il pixel di differenza tra uno e l'altro, vi dico che potete restare tranquillamente anche sulla X4. I motivi principali per la quale io passerei al modello dopo sono semplicemente il fatto del twist shot, che mi piacerebbe provare per far partire appunto il video dando dei due colpetti, per avere delle lenti intercambiabili, anche quelli sotto, che non si sa mai, anche se io sono molto attento. Ovvio che se fate sport estremi o altre cose l'incidente può sempre succedere, il sassolino che ci parte contro può sempre arrivare. Sicuramente anche questa cosa dell'instaframe, che puoi fare video in 360 e contemporaneamente anche video flat, potrebbe ovviamente tornare utile. E la questione video notturni, che sì, ovviamente non faccio video durante la sera, mi è successo di entrare magari in delle grotte mentre stavo registrando, e allora lì c'è stato ovviamente uno sbalzo di luce e le riprese dentro la grotta ho dovuto farle con lo smartphone, perché sicuramente venivano meglio, verrebbero comunque meglio con lo smartphone, però potrebbe tornarvi utile. Ma lì dipende tanto dalla tipologia di video che andrete a fare. Ricordatevi di comprare sempre una action cam, una videocamera o qualcos'altro, sapendo già dove potrebbe tornarvi utile in base alla tipologia di video che voi fate. So che tante volte attira l'ultimo modello, so che tante volte fa gola prendere quello più potente, ma è come dire compro una action cam, anche se io faccio solo ripresa matrimoni, non verrebbe a tornarvi utile assolutamente. Anzi, ci andreste a rimettere con la qualità che può avere invece una videocamera, con la quale potrete fare video sicuramente migliori, confronto magari una action cam o anche un semplice telefono, perché ricordiamo iPhone 16 Pro sicuramente fa video di una qualità migliore di una qualsiasi action cam oggi. Ovviamente non posso usare l'iPhone per andarmi a lanciare giù da un dirupo da attaccare a fianco alla moto o alla macchina, o idem per andare a fare off-road col buggy o col quad sullo sterrato, perché si scasserebbe, la batteria dura meno e tante altre piccole cose. Una cosa che stavo dimenticando, l'impermeabilità fino a 15 metri senza il case, però anche qui voglio ricordarvi che senza il case subacqueo non potrete fare video 360. Molti questa cosa non lo sanno, non vanno a leggere le scrittine piccole anche sul sito. Per fare dei video 360 anche sott'acqua dovete per forza comprare il case, questo perché per una questione di rifrazione ovviamente della luce data con le lenti anche sott'acqua verrebbe tutto distorto. Quindi sì, potete usarla sott'acqua per fare video, ma solo dei video flat, non in 360, almeno che non andrete a utilizzare il case subacqueo apposito. Questo sia sull'X4 che sul modello nuovo X5. Come stavo dicendo, la X4 la trovate sotto i 500 euro, la X5
la trovate da 580-90 euro se non sbaglio per il modello base. Anche lì dipende, se iniziate da zero ovviamente prendetevi la X5 perché è qualcosa che vi può durare ancora qualche anno, anche se ormai ogni anno ne esce una nuova. Però anche lì, se volete fare video in moto, dovrete andarvi a comprare il kit, che costa di più, sui 600, quasi 600 euro per tutto il kit da attaccare ovviamente l'action cam alla moto o alla bici o per andare a fare gli sci. Gli altri kit hanno un prezzo maggiore confronto il modello base, dove trovate solo l'action cam con la batteria. Se invece avete un X4 e magari avete già tutti gli attacchi per la moto eccetera, o un X3 e avete comunque tutti gli attacchi per la moto, allora vi conviene prendere appunto il modello base. Parere mio, non conviene passare dall'X4 all'X5 a meno che non avete richieste particolari, ma se avete un X3 e volete passare a un modello nuovo, allora prendete l'X5. Ragazzoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che sotto vi lascio i link a tutti i vari modelli X4, X5 e magari altri modelli della casa Insta360. È un link affiliato, quindi se andrete a comprare dal mio link voi pagherete sempre uguale, a me Insta360 riconoscerà una percentuale. Così facendo ovviamente potrete aiutare il mio canale a continuare a crescere, potete sostenere il mio lavoro qua su YouTube. Vi lascio sotto anche il link magari al microfonino. Adesso vi faccio una piccola clip, vi faccio sentire come funziona con la riduzione del rumore attivo e anche senza. Adesso la riduzione del rumore è attiva, se la vado a disattivare sentite quanto va a sentirsi il fiume che ho qua dietro alle mie spalle. Come detto, vi può tornare utile se siete appunto in ambienti rumorosi, magari a delle fiere, magari andate a raduni di auto, a tattoo convention o a qualsiasi altra fiera, dove comunque c'è sempre un casino della Madonna tra musica e persone che parlano. Seguitemi nel mio nuovo canale YouTube Ombra Adventure se vi interessano anche la parte viaggi. In questo nuovo canale che ho appena aperto porterò solo ed esclusivamente viaggi, video di viaggi, quindi vedrete anche all'opera un sacco di riprese fatte appunto con la X4 e con tutte le altre action cam che possiedo. Beh ragazzuoli, non saprei cos'altro aggiungere, nient'altro. Bella!